Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per la prima parte di marzo. Verso metà mese poi pubblicherò la seconda parte delle previsioni. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Nella descrizione vi lascio il contatto mail e un video che parla proprio di come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche, grazie. Abbiamo l'imperatore. Cari amici della Vergine, parla l'imperatore di quello che è un periodo di stabilità, o probabilmente per qualcuno si va verso quello che è una stabilità o si sta cercando di arrivare a quel punto. È un numero 4, quindi per molti potrebbe fare riferimento a quello che è una casa. Parla comunque di quello che è un potere personale, un potere sia a livello materiale, ma anche proprio a livello di persona, di personalità, di carattere. Andiamo a vedere che carte vi danno. Ok, allora partiamo con un 8 di bastoni e una regina di spade. Allora, l'otto di bastoni è una carta che parla di comunicazioni, di notizie, di novità. È una carta molto veloce, porta un'energia molto veloce e comunque è un qualche cosa che si è venuto a sapere, che si è detto, un qualche cosa che è venuto alla luce. La regina di spade fa riferimento a quello che è un qualche tipo di energia mentale che in questo momento magari state assumendo, potrebbe far riferimento a quello che è un pensiero logico, razionale, all'organizzazione di qualche cosa. Giustamente se si tratta di una casa, per esempio, c'è bisogno di fare un piano, insomma, no? Abbiamo anche un cavaliere di bastoni e qui potrebbe far riferimento al fatto che magari vorreste andare un po' più veloce di quello che magari si sta andando, oppure potrebbe rappresentare una persona intorno a voi. È una persona che voi già conoscete. Wow. Allora, poi abbiamo un 6 di bastoni, 4 di pentacoli, 6 di pentacoli, fante di coppe e il mondo. Quindi la stesa finisce direi molto bene, nonostante questo momento, diciamo così, ma sì, ma anche perché in effetti i momenti mentali, quando sono, diciamo così, in eccesso, quando c'è troppa mente, non va mai bene. Però comunque anche programmare le cose, pianificare è sano e sento che in questo momento voi siete comunque in questa energia, no? Ehm, per quello che riguarda il 6 di bastoni, potrebbe fare riferimento a qualcuno che ha bisogno di un qualche tipo di riconoscimento, ha bisogno di essere riconosciuto, magari che gli vengano riconosciuti gli sforzi, che ha fatto in una determinata situazione o in una determinata, relazione. Ha bisogno che sento che sì, c'è bisogno di quel bravo o brava, ehm oppure del sentirsi dire: "Hai ragione", una cosa per lo stile. Ehm, o potrebbe far riferimento, se per qualcuno non sento per molti perché non ho altre carte di riferimento alla casa, ho un 4 di pentacoli, ma sì, potrebbe. Il fatto del riconoscere, magari appunto l'avere una casa, no, avere un pezzo di carta che dice: "Questa casa è tua". Okay, quindi perché è quello che ci dà la stabilità, la sicurezza, la certezza che magari, che ne so, nessuno ci possa mai cacciare da lì, ecco. Il fatto di mettere degli sforzi in qualche cosa che poi resta. Ehm, qui parlo per chi ha il giardino. Allora, il 4 di pentacoli, invece qui sento che fa riferimento a una sorta di attaccamento, a un qualche tipo di materialità.
di nuovo, imperatore, stabilità, cose materiali, cose concrete. E il 6 di pentacoli mi potrebbe dire che è una questione economica, perché comunque il 6 di pentacoli è una carta che mi dice che sì, bisogna dare, bisogna essere generosi, ma nel giusto equilibrio. Quindi probabilmente è per quello che state cercando di fare tutte le valutazioni di cui mi parla la regina di spade. Il fante di coppe potrebbe essere o un'altra persona che entra nella vostra vita, potrebbe fare riferimento ad un figlio, o potrebbe fare riferimento a qualcuno, magari potrebbe proprio essere questo cavaliere di bastoni che torna e vi fa delle scuse. Quello che vedo con il mondo, che è la carta finale, sento che quello che avverrà sarà un cambio probabilmente proprio della stabilità, un cambio di quelle che per voi sono le basi, sono le cose che vi danno certezza, che vi danno sicurezza. Non in negativo, perché se fosse in negativo ci sarebbe la torre o la morte. È un cambio e non c'è neanche la ruota della fortuna, quindi non è neanche poi così repentino questo cambio, quindi state tranquilli. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, l'8 di bastoni è spiegato da un 10 di spade, da 2 10 dal diavolo. Wow! 10, fine ciclo. Qui si parla di ferite, si parla di dolore, si parla di aspettative degli altri, si parla di controllo, si parla di quello che è una sorta di schiavitù volontaria con quello che è la carta del diavolo. C'è qualcuno qui che ha bisogno di lasciarsi indietro determinate cose, determinati pesi. Per quello allora che siete in questa fase così mentale. Andiamo a vedere la regina di spade, per piacere, grazie. La stella e il 9 di bastoni. Sento che state un po', diciamo così, architettando ehm, quello che è un modo di proteggervi fondamentalmente, quello che è un modo di trovare la vostra zona di sicurezza. Con questo imperatore sento che per qualcuno si tratta di trovare una zona di sicurezza. Per qualcun altro potrebbe far riferimento a quelle che sono il trovare determinate regole a cui aggrapparsi per riuscire a star tranquilli. Allora, andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Vediamo chi è, cos'è. Un'altra volta il 4 di pentacoli, quindi c'è una sorta di attaccamento. E 9 di coppe. Sento che c'è una sorta di attaccamento a questo cavaliere di bastoni. Come vi ho già detto prima, è una persona che conoscete. Probabilmente è una persona magari anche del vostro passato o una persona che magari avete appena conosciuto. Insomma, sento che comunque è come se fosse questa persona un punto di arrivo. C'è una sorta di attaccamento e il 9 di coppe è un po' la carta del sogno compiuto, no? Quindi sento che per certi versi qualcuno si sta attaccando a quello che è il sogno di avere questo cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Secondo me questo riconoscimento del 6 di bastoni voi lo volete dal cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere cosa dicono. 8 di bastoni ce l'avevate anche qui e 9, scusate, di spade. Sì, io credo che stiate aspettando che qualcuno riconosca di avervi ferito. Chiedo scusa. È come se qualcuno dovesse riconoscere il vostro dolore, dovesse dare un valore a quello che voi avete sofferto. La vivo un po' così questa zona, un po' strana. Ok, andiamo avanti, vediamo che altro dicono. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. La regina di spade, ed è la seconda volta che esce. La regina di spade, il cavaliere di spade
e il 5 di bastoni. Allora, dunque, io sento che voi avete un obiettivo in testa e nessuno ve lo sta togliendo dalla testa, cioè regina di spade, cavaliere, state andando dritti per la vostra strada, diritti per il vostro obiettivo, cioè non ce n'è, come vi posso dire? Wow, che stesa interessante, devo dire. Ehm, Nel caso non aveste una persona nello specifico, questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare un obiettivo concreto, un obiettivo ehm, lavorativo piuttosto che un progetto, piuttosto che un'idea. Però è che siete focalizzati lì, cioè ce l'avete in testa sì o sì, avete bisogno in questo caso, se fosse una stesa a livello lavorativo, potrebbe essere che il 6 di bastoni parli di quello che è il riconoscimento da un punto di vista della società, ok? Guardate che carta è rimasta girata. Il 7 di spade. Andiamo a vedere un'altra carta per spiegare. Grazie. Ecco, anche qui sento un'energia. Questo 6 di denari, come vi dicevo prima, fa riferimento a quello che è l'essere generosi, ma nella giusta quantità, nella giusta dose, con parsimonia. E giustamente qui cosa viene sotto? Un 7 di spade che parla di furti, quindi o qui c'è qualcuno che sta cercando, perché comunque qua vicino c'è un fante di coppe, quindi potrebbe rappresentare questa persona che in qualche modo sta cercando di abusare un po' forse della vostra generosità, ok? Quindi quello che sento è fate attenzione, fatevi venire dei dubbi fondamentalmente sui tipi di movimenti finanziari che state facendo, sui tipi di offerte che state facendo, su quanto sforzo, perché non si tratta solo di quello che è il denaro, si tratta anche proprio dello sforzo a livello pratico, fisico che magari voi state mettendo in qualche situazione o in qualche relazione. Andiamo a vedere il fante di coppe per piacere, grazie. Allora, il fante di coppe è spiegato da la regina di pentacoli al contrario e il cavaliere di coppe al contrario. Questa energia non la sento poi così concreta, sento che è un'energia un po' campata in aria, potrebbe essere la persona che viene a chiedervi dei soldi. Scusate, mi viene da dirvelo così, può essere che sia un figlio che magari ha bisogno di soldi, però fate attenzione a quanti ne date, fate attenzione al lago della bilancia, insomma, ok? Andiamo a vedere, sono curiosa di vedere il mondo. Il mago, al contrario, e l'otto di pentacoli. Allora, il messaggio che mi è venuto qua è cambiate il modo di lavorare. Non state manifestando il tipo di lavoro che vorreste, non state manifestando il tipo di situazione che voi vorreste, non state manifestando la stabilità che voi vorreste. Vi state attaccando a delle cose che sono molte volte, guardate, c'è anche la stella, quindi dei sogni. Avete un diavolo qui, quindi per qualcuno si potrebbe parlare. Guardate, questo inizio di stesa sento che per molte persone risuona con quello che è un qualche tipo di energia tossica dentro la quale o siete stati o dentro la quale ancora siete, che vi sta comunque provocando dolore, che vi sta comunque provocando dei pesi, che è necessario lasciarsi indietro. Bisogna fare questa comunicazione, bisogna essere determinati, ok? E qui potrebbe anche essere, perché molte volte il cavaliere di bastoni rappresenta l'amante, proprio l'amante, quello che arriva di notte, insomma, no? Il terzo incomodo per capirci, non l'amante a livello, diciamo così, un po' più passionale, l'amante proprio come tradimento. Mm.
E quindi qui sento che comunque c'è qualche cosa attaccato a un sogno, attaccato, è come se ci fosse una sorta di, ripeto, di tossicità all'inizio della lettura, siete molto nella mente, siete molto proiettati in quello che è i sogni, sento che state cercando di capire come difendervi, come trarre acqua al vostro mulino, mi verrebbe da dire. Però quello che sento è che non avete un'idea chiara. Qua, in effetti, cambia il tuo modo di lavorare, potrebbe essere il tuo modo di agire, il tuo modo nel quotidiano, per riuscire ad ottenere quello che si vuole, insomma. Il senso è un pochettino quello, bisogna probabilmente staccarsi da questo tipo di energie, staccarsi da quello che è il lottare contro tutte le forze per ottenere quello che si vuole, domandarsi: ma è veramente quello che voglio? Fondamentalmente, questa persona vale veramente la pena, o questa situazione vale veramente la pena di tutto questo turbinio? Comunque, attenzione a questa persona, fate attenzione perché potrebbe essere una persona che viene a rubarvi, potrebbero essere cose concrete, potrebbero essere energia, potrebbe essere tempo, potrebbero essere idee, quindi e magari non dico che sia una persona che lo faccia con cattiveria, magari non si rende neanche conto, ci sono quelle persone inconsapevoli, insomma. Comunque, alla fine della lettura abbiamo la carta del mondo. Io qui sento che bisogna cambiare qualche cosa, o comunque alla fine del periodo si va a cambiare qualche cosa, o sì, o sì. Bene, amici della Vergine, andiamo a vedere una carta, un paio di carte dei tarocchi di Osho per andare a vedere il cosciente e l'incosciente. Andiamo a vedere. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere o lasciare un commento. Abbiamo, wow, veramente sono usciti così. Allora abbiamo stress e outsider. Ed è esattamente quello che sento qui, anzi, così io le metterei. Questa è la prima parte della lettura, io la sento, e questa diciamo è più riferita alla seconda parte della lettura. Perché qui sento forte l'energia, questa energia esplosiva, si vuole andare, si vuole fare, ci si vuole spostare. Ecco, il cavaliere di bastoni è anche quello che indica il movimento, i bastoni sono l'azione, quindi per qualcuno potrebbe anche far riferimento all'andare, no? All'andarsene, se per voi per esempio non rappresentasse una persona. Però sento che tutta questa situazione, questo stress mentale, questo dovervi difendere, sì, probabilmente avete ancora la speranza, ma tutto questo vi crea stress, e infatti qua abbiamo il 9 di spade, che sono i pensieri un po' tossici, le preoccupazioni, le ansie. Da questo lato abbiamo l'outsider, ovvero è un 5 di denari. Avete molti denari in questa stesa. Potrebbe fare riferimento a quello che è il sentirsi abbandonati. In realtà, se guardate la carta, il lucchetto è aperto, ok? Quindi basterebbe togliere il lucchetto, sciogliere la catena e la porta si aprirebbe. Quindi questo bambino potrebbe uscire e andare alla scoperta del mondo, ma voi preferite rimanere lì. Vi sentite abbandonati e diciamo un po' ci marciate, nel senso che, scusate se vi dico le cose così, però fondamentalmente è un po' l'atteggiamento della vittima, no? E invece davvero basta rendersi conto che non siete, cioè ognuno ha libero arbitrio nella vita, ognuno è libero di scegliere per se stesso, indipendentemente da quelle che sono le aspettative degli altri, le lotte esteriori, ok? I sogni, i desideri, i sogni si possono cambiare in corso d'opera, non sono scolpiti sulla pietra. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio per gli amici della Vergine da parte delle fatine, per piacere, grazie. Ok. Abbiamo centratura e qui, ecco sì, il turbinio mentale, ok? Rimanete centrati. Guardate, questa posizione è la prima posizione del Reiki. Si fa, prima di iniziare un trattamento di Reiki, si fa questa posizione, si appoggiano le mani sul cuore, o si appoggiano così, o si mettono una giunta all'altra, no? Proprio tipo preghiera.
ed è un modo, per riportare l'attenzione sul cuore, per rimanere centrati su quello che è il cuore. Quando siete in questa fase così, troppo mentale diciamo, voi prendetevi un attimo, fate 3 respiri dove chiudete gli occhi e riportate l'attenzione sul cuore, E poi abbiamo positività e questo sento che è un'attitudine che probabilmente, so che se siete ancora in questo se siete qui, ma se siete qui è difficile pensare al lato positivo della vita, no, però sento che è quello, diciamo la chiave giusta per affrontare questo tipo di situazione. Questo perlomeno è quello che vi consigliano le fatine. Bene, cari amici della Vergine, questo è quello che ho per voi. Io spero che la lettura in qualche modo vi abbia aiutato. Vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.